Ciao, eccomi qua. Ben ritrovato, amico del Buddha e del buddismo. Oggi ti voglio parlare di un aspetto molto importante del buddismo, perché credo che il buddismo in Occidente, ma specie in Italia, non sia vissuto e identificato nella maniera giusta. Molti hanno tante credenze, molti pensano tante cose che poi non hanno riscontro nella realtà. Molti pensano, ad esempio, sbagliando a mio modo di vedere, che il buddismo sia una via di fuga dalla realtà. Molti pensano che il buddismo sia una sorta di magia. Altri pensano che sia un insieme, che sia soltanto un insieme di formule rituali. Beh, vedi, il buddismo non è una via di fuga né dalla vita e di conseguenza nemmeno dalla realtà, ma semmai se di via di fuga si vuole parlare, si deve parlare di via di fuga dal mondo. E qui, parafrasando una vecchia frase di un antico mistico cristiano, diremo nel mondo, ma non del mondo. Quindi nel mondo tu vivi all'interno del mondo, ma non appartieni al mondo. Cosa significa? Non appartieni alla sua concezione di benessere, alla sua concezione di potere, alla sua concezione di diritti. Questo per quanto riguarda proprio le persone. Al contrario, il buddismo ti aiuta a scoprire la realtà, ad osservarla, a viverla, perché è questo il punto. Quindi non fuori dal tempo, non fuori dalla realtà, ma semmai proprio ti aiuta a vivere in maniera libera il momento preciso che tu stai vivendo. Quindi ti insegna ad essere presente a te stesso e, in altre parole, potremmo dire ti insegna ad essere consapevole. Quindi le pratiche buddiste hanno proprio lo scopo di aiutarti a vivere la tua realtà, a vederla nel modo giusto, senza preconcetti. Perché? Perché ti insegna a conoscere la tua mente. E il buddismo, vedi, ho già avuto modo di dirlo, una scienza dello spirito. Quindi il buddismo, insegnandoti come funziona la mente, ti insegna in pratica a comprendere tutto ciò che una persona che non pratica il buddismo non riesce a comprendere. Ad esempio, trovandoti nella situazione di pericolo, trovandoti in una situazione di conflitto, tu buddista sai che la persona che hai di fronte agisce in quel modo perché in quel preciso momento la sua mente sta bruciando. Poi il buddismo, insegnandoti anche a vivere una vita più attenta, ti insegna anche a non lasciarti andare alle emozioni. E questo è veramente importante, perché sappiamo, ad esempio, si dice, credenza popolare, saggezza popolare, che la paura fa 90. Perché? Perché dal momento in cui tu ti spaventi, tutto salta per aria. Le tue valutazioni, chi sei realmente, poi forse salta per aria. Ecco, il buddismo si precisa proprio in questo, e sbagliano veramente di grosso coloro che pensano che, ad esempio, le pratiche buddiste siano composte da formule magiche che puoi invocare, ad esempio, per avere. Semmai le formule
del buddismo, le formule rituali buddiste, sono più incentrate sull'insegnarti ad essere piuttosto che avere. E qui già i più colti sapranno che c'è già un'altra citazione, mi sembra di Fromm, essere o avere. Ora perdonami, ma la mia ignoranza la fa sempre da padrona. Quindi è molto importante comprendere che cosa sia il buddismo. Molti si avvicinano al buddismo con un atteggiamento sbagliato, ma questo perché? Perché magari gli viene detto che il buddismo è quello. In realtà il buddismo è arrivato fino a noi proprio perché non è quello. Il buddismo è arrivato fino a noi perché parla dell'uomo. Io per uomo ovviamente intendo per l'essere umano, quindi uomo, donna. Capisci qual è la differenza fra questo? I problemi dell'uomo fondamentalmente, come diceva De André, sono rimasti gli stessi. Ecco perché l'insegnamento di un uomo che è nato migliaia di secoli fa sono ancora utili adesso all'uomo moderno. Perché? Perché va a toccare determinati punti che abbiamo, che fanno proprio parte della nostra natura. E la nostra natura è contaminata, ma è contaminata da che cosa? Proprio dal mondo. Ecco perché torniamo a dire nel mondo, ma non del mondo. Quindi le pratiche buddiste hanno tutte lo scopo di fare un grande regalo, di portare un grande regalo al praticante, e questo grande regalo si chiama libertà. Questa parola che noi è tanto detta e se ne abusa davvero sempre. La libertà non è, come diceva Gaber, fare tutto quello che vuoi. La libertà è un'altra cosa. La libertà è essere consapevoli di ciò che ti rende libero e da quello che invece tende a imprigionarti. Quindi fai molta attenzione quando ti approcci al buddismo o a scritture buddiste. Devi sempre tenere presente che cosa sia in realtà il buddismo, quindi che cosa davvero il buddismo porti agli esseri umani, e merita questo punto qua di essere ripetuto. Ricorda, la libertà. Tutti noi vogliamo essere liberi, no? Ecco, il buddismo ha davvero la possibilità di renderti una persona libera. Ma libera da che cosa? Ad esempio dalla smania di avere, dalla smania di essere ciò che non sei veramente, per coprirti, per paura, perché poi avremo modo anche di parlare di questo aspetto e di come il buddismo parla della paura. Di riempire, ad esempio, dalla smania di riempire quei vuoti che abbiamo ognuno di noi, che cerchiamo di colmare, ad esempio mangiando, bevendo, fumando o facendo altre cose, perché ricordati che qualsiasi cosa che l'essere umano fa, anche le cose più bieghe, le fa per stare bene. Il ladro ruba per stare meglio. Il ladro ruba per paura. Tu fumi tanto per stare meglio, perché la sigaretta in quel frangente ti aiuta a stare meglio. E lo stesso si potrebbe dire per il mangiare, per il bere. Non è un caso, ad esempio, che molte persone che si avvicinano al buddismo dimagriscano. Ma perché? Non perché il buddismo ti affatichi,
ma perché il buddismo, andando ad assopire quelle che sono le cause che ti portano ad avere, ad esempio, la famosa cosiddetta fame nervosa, ecco che tu dimagrisci. E questo il punto. Non c'è e non devi vedere un risvolto troppo mistico. Qui non c'è uomini invisibili, qui non c'è niente di tutto quello che trovi in altre religioni. Nel buddismo c'è la scienza dell'uomo. Insegnandoti che cosa è l'uomo, ti aiuta a vivere. E questo il punto. Ovviamente poi devi anche ricordare che Cristo non ha fondato il cristianesimo e di conseguenza nemmeno il Buddha ha fondato il buddismo. Sia Cristo che il Buddha che tutti questi profeti erano profeti. Si presentavano alle persone e raccontavano la loro esperienza, ciò che loro avevano capito, ma nessuno di loro aveva in mente potere, organizzazioni e quant'altro. Perché? Perché erano profeti, erano lì, proprio semmai per dire l'esatto contrario. Fermate dentro di voi la giostra del mondo. Scendete da questa giostra. Ecco il vero e unico messaggio che ogni religione, che ogni profeta, ecco, mettiamola così che è meglio, che ogni profeta, che ogni grande uomo ha voluto portare con il suo avvento. Il buddismo, il cristianesimo e altre l'hanno fatto gli uomini, e gli uomini quando si riuniscono hanno sempre strutture piramidali. Quindi c'è sempre quello che sta sotto e c'è sempre quello che sta sopra. Ora, per certi versi e in certi casi, in certi frangenti, anche questo potrebbe essere giusto, valido. Perché? Perché è giusto che tu che hai la predisposizione, diremo naturale, per una determinata, per parlare alle persone, per farti ascoltare, per farle star bene, ecco che all'interno di un'organizzazione che ha o dovrebbe avere lo scopo di portare benessere alle persone, è giusto che una persona così stia su, ma nella realtà sappiamo che all'uomo riesce raramente questo tipo di giustizia, no? C'è una bellissima canzone cantata da De Gregori che a un certo punto dice: cercavi giustizia, trovasti la legge. Questo che cosa vuol dire? Non è un'apologia al banditismo o ai fuorilegge, è una considerazione su cosa? Su un punto che a mio modo di vedere è molto importante. E dal momento in cui la giustizia viene fatta e data e descritta e iscritta da un qualcosa che non è giusto, quanta giustizia c'è in quello che lui fa? Se tu sei, in altre parole, guerrafondaio, o sei una persona che comunque è fumina, come dicono in Toscana, insomma, difficilmente riuscirai a portare pace alle persone. Ecco, e questo è il punto. Oggi volevo davvero lasciarti questa pillolina qua, no? E appositamente non ho cercato di approfondirla nei vari punti che ho toccato. Perché? Perché credo che sia importante che chi ascolta, che te che ascolti, abbia la possibilità di ricevere quanto ascoltato e di pensarci un po' lui, di mettere un po' del suo vissuto, e con molta sincerità, perché la sincerità, ricordati, è la chiave di volta,
è la chiave di tutto. La sincerità è la pasta asciutta del cuore. Se nella tua vita c'è poca sincerità, vuol dire che il tuo cuore è denutrito, e siccome tutto arriva e parte dal cuore, capirai benissimo che se non hai la forza, cadi. Ciao, a risentirci alla prossima.